ma tu sei diversamente alto e quindi è giusto che sia così. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come potete vedere, impostazione un po' diversa, non siamo nel solito set ma siamo in studio a Genova, nel centro, zona 7 studio. Siamo qua per provare un nuovo flash da studio che mi è stato mandato dalla Neewer. Sto parlando del Q120, un flash da studio outdoor molto piccolo da 120 watt. Caratteristica interessante è che contrariamente ai flash da studio che sono molto più ingombranti, questo sta comodamente nello zainetto. Inoltre è compatibile con i trigger di Godox, quindi lo utilizzeremo oggi in studio con Lorenzo per fare dei ritratti che lui utilizzerà poi come copertina, diciamo come immagine profilo del suo progetto fotografico, e lo utilizzeremo insieme anche a dei flash Godox, quindi sarà un setup un po' complesso e vediamo come si comporta questo flash. Zona 7 Studio è lo studio nel cuore di Genova con 2 sale posa bellissime che sono affittabili e in generale appunto dove io lavoro. Quindi se avete necessità di avere un ritratto, naturalmente potete scrivermi sotto nei commenti, oppure se volete, se siete fotografi colleghi, potete venire qua naturalmente ad affittare la vostra sala ad ore. Comunque adesso siamo nella sala 2 e montiamo tutto il set per il nostro ritratto, incluso il flash Q120, per vedere effettivamente come va. Il flash che vedete alle mie spalle non è il Q120 ma è il flash, anzi sono i 2 flash perché sono 2 uguali, che illumineranno il background bianco. Si tratta di 2 Godox QS602 che sono 2 flash da 600 watt. Ma vediamo intanto che cosa c'è dentro la confezione. Ora, io ammetto che in realtà l'ho già aperta stamattina per un semplice motivo, ovvero che la batteria naturalmente doveva essere caricata, quindi in realtà io so già com'è, però simuliamo. Una delle cose che mi ha colpito di più, che non pensavo fosse una cosa scontata, è questo bellissimo case per portarlo in giro, che tutto sommato, vedi, proprio c'ha la sua maniglietta e volendo lo puoi sia buttare nello zaino inserito così, oppure se lo vuoi te lo porti esternamente, che è una cosa molto comoda. Qua si apre, qua si blocca, perché sembra una scemata, però in realtà sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza tra un prodotto diciamo che si presenta anche bene piuttosto che un prodotto magari sciatto o scialbo. Queste leviamo che non ci interessano. Qua abbiamo questa, vediamo come si leva. Dunque questo qua è il suo diffusore che permette alla luce non soltanto di andare in questa direzione ma di andare verso tutte le direzioni. Cosa interessante è che la sfera di diffusione opaca è magnetica, quindi non dovete stare ad avvitarla e tutto, ma naturalmente si aggancia così. Poi abbiamo qua la batteria che io avevo già visto, che ha una cosa molto figa, ovvero ha il caricatore USB-C, quindi potete evitare di andare in giro col caricatore apposito oppure caricarla anche con un power bank. Mi viene in mente per esempio il power bank del drone, che al caso l'occorrenza lo agganci e sei a posto. Oppure durante una giornata, tanto se fate per esempio un matrimonio, avete il telefono, il caricatore del telefono, lo agganciate e insomma siete a posto. Vediamo dunque, qua c'è la sua plastichina che per il momento lasciamo e la batteria che ha questa scanalatura, questo angolo smussato, si inserisce direi così. Ha un bellissimo interruttore, ci danno in dotazione un cavo USB-C per caricarlo e poi interessante naturalmente l'aggancio per poter fissare il flash allo stativo, oppure, cosa anche secondo me molto interessante, per poter utilizzare il flash a mano, perché ha proprio la dimensione giusta per poter essere tenuto in mano o direttamente dal fotografo se ha una macchina magari leggera, non come questa bellissima Z8 che non è mia ma è di chi mi sta riprendendo adesso, o se no generalmente si può mettere su uno stativo. Vediamo, intanto proviamo ad accendere. Come si farà ad accendere? C'è il tasto accensione. Che cosa molto bella,
tasto accensione e rotellina verso destra di sicurezza, modalità TTL che si può cambiare naturalmente in manuale, e poi abbiamo con la rotellina possiamo svolgere le varie funzioni, quindi multi, TTL e tutto. Abbiamo come GR e CH sono i gruppi e i canali, e poi lo zoom anche, oltre naturalmente poi al menu. Qua avremo la luce guida che si può accendere e spegnere e la flashata di prova. Massima batteria e connessione anche Bluetooth volendo, e installiamo tutto e vediamo come funziona. Allora, piccola nota tecnica: per rendere questo flash compatibile in maniera nativa con tutti i trigger della Godox dovete fare soltanto una piccola modifica nelle impostazioni, ovvero andare nel menu e impostare RX Compact su on. In questo modo tutti i trigger per Godox funzioneranno in maniera nativa con questo bellissimo flash della Neewer. Abbiamo messo 2 poli ai lati per evitare che la luce dei flash che sparano sullo sfondo rimbalzi magari su queste pareti e inquini quello che c'è sul volto. E abbiamo i 2 flash appunto subito qua nascosti che puntano sul bianco, ed è adesso che entra in gioco il nostro Neewer che farà da luce principale. Giusto come appunto siamo a F14 a 200 di sincronizzazione, perché questi flash sono settati a questa velocità di sync, e ISO 125. Questa macchina è molto bella, penso che me la comprerò. Accendiamo il nostro flash col pulsante d'accensione e poi con la rotellina, cosa che, come ho detto prima, è molto utile per evitare che si accenda per caso nella borsa, magari spinto da un altro contatto, un po' una sicurezza in più. E posizioniamo il nostro flash, in questo caso senza nessun tipo di diffusore, per creare una luce completamente ruvida e dura sul volto del nostro soggetto. Allora, servizio finito. Come va questo flash? Questo flash, detto in maniera davvero sincera e spontanea, è una bomba. È una bomba perché ha la potenza giusta, cioè non è per dire un 400 naturalmente, però 120 è uno sweet spot che ti permette di avere quello che ti serve in moltissime situazioni. È compatto, la compatibilità con Godox veramente istantanea è stata, una volta che abbiamo capito l'impostazione veramente non ci vuole niente, e come potenza insomma ha illuminato il nostro soggetto combattendo tra virgolette praticamente ad armi pari con 2 600 watt contemporanei che illuminavano lo sfondo. Quindi devo dire un prodotto molto molto bello che mi ha colpito molto. Il prezzo di questo flash è 240 euro ad oggi, da quello che vedo su Amazon, e devo dire che secondo me è effettivamente molto competitivo, e è un prodotto che sicuramente userò molto spesso, perché come parlavo prima con il nostro soggetto collega, avere un 600 watt nella borsa, che ci abbiamo entrambi, è un flash impegnativo, devi decidere di portartelo e non sempre hai il peso, ci sono gli stativi, ci sono un sacco di cose, quindi è un flash che molto spesso se no tendi, proprio se sai già che non ti serve, a non portarlo e a lasciarlo appunto in studio. Ma un flash del genere, che è grande come un'ottica, non ti costa niente portartelo dietro e te lo butti sempre nello zaino, quindi ha una versatilità incredibile, e quando ce l'hai dietro alla fine lo usi, lo ricarichi con l'USB-C, è comodissimo, lo usi ed è una risorsa davvero che ti può o salvare in molte situazioni dove la luce non è ottimale, oppure, cosa ancora più interessante, ti può far fare quel piccolo step in su nella qualità dei tuoi scatti, perché da luce naturale passabile passi a luce naturale più luce artificiale insieme, e il gioco inizia a diventare interessante. Tra l'altro, ultima cosa, essendo magnetico puoi aggiungerci anche i filtri magnetici sopra,
e quindi anche matchare magari la luce ambientale o fare degli esercizi di stile come il filtro magenta per scurire poi il cielo, insomma giocando col bilanciamento del bianco in camera puoi ottenere degli effetti davvero creativi. Quindi super promosso, vi lascio il link in descrizione, dateci un occhio e niente, anche per questo video è tutto, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!